quinto mondiale di Trotarea, seconda edizione qui in Italia. Ora siamo qui a Campli, a Teramo. I nostri ragazzi super agguerriti erano già carichi dalle prime ore del mattino, sono venuti qui ancora alle 6 con le prime luci, si stanno preparando bene l'attrezzatura e fra poco arrivano in campo. Heracles dà sempre supporto al Trotarea, ci abbiamo creduto fin dagli albori e siamo veramente contenti di aver creduto in questa manifestazione. Ci sono 18 nazioni, vengono addirittura dal Giappone, i campioni in carica dell'anno scorso, e noi siamo qui per supportare al meglio tutti i partecipanti, ma soprattutto i nostri Francesco Di Grifoni, Uwe Bocklage e Roberto De Bortoli, Italia, Germania e Romania. Forza ragazzi! Good morning and welcome to Japanese team, the world champion. So, what's about your impression of the lake and welcome in Italy? いらっしゃいませ。どうですか、池とかこの大会の印象は。いやもう本当に綺麗な施設で感動しました。この大会は、僕らにとってもすごい特別な大会で、今年もこれに出られることを誇りに思います。So the lake is very beautiful. The facilities are beautiful, and he is very happy to be here. And this will be a special tournament for him, and he is very honored to be here. Thank you. Thank you very much and good luck. Stay strong. 2 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, go. Queste sono le fasi iniziali della competizione, ora il pesce è molto attivo, stanno trovando sui primi strati d'acqua, quindi comunque utilizzano spoon abbastanza voluminosi, un recupero molto più sostenuto. Ho visto che insomma i primi 2 minuti cercavano già 2 secondi il pesce, ora invece sembra che si sia attivato molto di più e quindi è una partenza molto frenetica. Il nostro Francesco Grifoni, abbiamo appena visto con la cattura, 4 minutes to the end. ora è molto veloce nei movimenti per cercare di accaparrare più catture possibili, dato che più o meno ad ogni recupero riesce a concretizzare una cattura. Come vedete ha lanciato, sta venendo via a passo abbastanza sostenuto, ecco che ha afferrato il pesce, lo tiene giù, così lo evita che salti fuori dall'acqua e così perderlo. Adesso lo sta inguadinando, eccolo qui, alza il guadino, ritira il gettone che quello serve per validare la trota, per poi col giudice riconsegnare e confrontare se il pesce segnato è esatto. 3, 2, 1, end of the first session. Il secondo turno, uno sfidino contro il ragazzo Irto della Velvet, e ho visto che adesso ha appena cambiato gli spoon da partenza, ha sostituito gli ami che ha utilizzato il primo turno, ha appena montato un nostro K1 Limited da casa Heracles, sono tutte limited e ha una, 2 Kasumi. 2, 1, go. Sono partiti, adesso si sta scontrando contro Ito del Vervet. Hanno già preso tutti e due il primo pesce, il primo lancio. Sta pescando con la Kasumi Limited e con spoon da partenza un po' più piccolo, però adesso vediamo, penso che sia sul grammo e 8. Ito, a differenza del nostro Francesco, sta pescando con uno spoon un po' più arancio e un po' più voluminoso, quindi una grammatura più sostenuta. Hanno appena preso tutti e due un pesce, hanno rilanciato, il Francesco è venuto via subito, invece Ito aspetta un secondo. Hanno aumentato il ritmo di recupero, ecco qui 2 secondi e hanno già preso la trota.
Ito sta trovando il pesce al centro del lago, invece il nostro Francesco l'ha trovato sui primi 2-3 metri dalla riva. Il punteggio attuale è di 5 Ito, ora 6 e 4 il nostro Francesco. Ora Francesco vuole cambiare approccio, ha preso un'altra canna con uno spoon un po' più pesante. Infatti la scelta è stata azzeccata perché ha trovato subito il pesce. Ito 7, bravo Francesco per la sua scelta veloce a cambiare subito la canna e ha cominciato a concretizzare trote ad ogni lancio. Così riesce a stare sotto a Ito. Ecco che Francesco ha già preso un altro pesce. E Ito ha trovato anche lui nei primi 2-3 metri il pesce. 10 Ito, 9 il nostro Francesco. Ecco, 10 anche il nostro Francesco. Ten, 5, 4, 3, 2, 1, inversion. Al cambio sono pari. Hallo, wir sind hier jetzt bei dem deutschen Angler Dennis Schneider. Wir sind in dem vorderen Bereich, haben da etwas weniger Fische in dem vorderen Bereich. Und im Moment die 5. Runde. Wir benutzen noch 4 Spoons in grün, grün-weiß, grün-gold. In dem hinteren Bereich sind etwas mehr Fische. Und da werden etwas mehr Fische gefangen. Jetzt sind wir in der 5. Runde und nutzen noch 4 Spoons. Wir werden aber nachher wahrscheinlich, wird es darauf ankommen, in dem gesamten Bereich mehr Crankbaits zu benutzen und kleine Minnows. Fische sind in vielen verschiedenen Bereichen. Immer wenn eine kurze Ruhephase war, kommen die Fische nach oben. Im Anfang der Runde muss man in der oberen Bereich angeln. Später in der Runde gehen die Fische immer ein bisschen weiter runter und wir angeln immer ein bisschen tiefer mit etwas schwereren Ködern als zuvor. Adesso qui abbiamo Rakawa, campione in carica del mondo 2024. Sta pescando ancora alto. 30 seconds to inversion. Adesso guardiamo se ha lo spoon. Aspetta che abbiamo il nostro Lorenzo che ha incannato la trota del pareggio. Buono. E adesso c'è l'inversione, sempre sulla stessa posizione, si cambia solo il box. Eccola qua, buona, e va a +1. Vi do la conferma. E abbiamo 7-6 per Tattini contro la Germania. Three, 2, 1, end of session. Il mondiale di oggi è composto da 18 nazioni, una volta era nato europeo, ora invece è veramente mondiale. Di queste 18 nazioni sono tutte allo stesso livello, sono tutte quante persone competitive, anche quelle poche nazioni che hanno pochi laghi, che non sono abituate a pescare magari come noi in Italia, hanno un'attrezzatura all'altezza che possono affrontare questo mondiale.
Roberto De Bortoli, siamo qui al quinto campionato del mondo di trottare a Campli, sono qui con la squadra rumena e quest'anno ho deciso di rimanere dietro per poter aiutare i miei colleghi forse un po' più giovani e dare a loro la mia esperienza. La gara è sicuramente difficile, il livello tecnico è molto alto, però siamo fiduciosi alla fine di avere un risultato positivo. Siamo al 14° turno, al momento l'Italia è prima. Francesco sta utilizzando un colore molto fluo in questo momento, sta lavorando un recupero lento ma comunque sempre sui primi strati d'acqua. Noto che sta cambiando un po' la luce, penso che fra poco diventerà un po' più buio e niente, tutto fase molto di recupero lento e proprio a desidiare quelle poche trotte che hanno ancora voglia di mangiare. Ora vediamo che sta cambiando tecnica, rimane sempre con uno spoon, sempre con una parte bianca. Ora ha lanciato in mezzo al lago proprio, canna alta, un recupero sempre medio-lento. Direi che vuol cercare, o ha visto dei movimenti al centro del lago per cercare di portare via qualche trotta a galla. Ci sono 17 incontri, in questi 17 incontri sono tutti da 18 minuti, quindi è una cosa molto faticosa a livello di energie perché non siamo abituati a avere tutti questi incontri, una giornata intera praticamente di sfide. Durante l'incontro di 18 minuti c'è lo spostamento di picchetto al 9° minuto con una pausa poi tra un turno e l'altro di 8 minuti. La gara diventa veramente pesante a livello fisico, soprattutto in queste ore del pomeriggio, dopo veramente tanti minuti di gara. Vince il più bravo, quello che riesce a capire la tocca, la reazione, la vibrazione che cerca il pesce, il colore soprattutto, perché comunque qui è un cielo nuvoloso che va e viene il sole e quindi qui è da provare l'esca migliore che ti permetta di fare più catture possibili. Le mangiate non sono come le fasi iniziali, sono molto ridotte ormai. Però si parla che siamo già ormai alla quinta, sesta ora di gara, ultimo turno. Mancano pochi secondi. 4, 3, 2, 1, end of session. Siamo qui in compagnia del presidentissimo Matteoli che commenterà insieme a noi i risultati della prima giornata di gara ufficiale di questo quinto mondiale di Trautaria. Presidente, com'è andata? Beh, direi abbastanza bene, in questo momento siamo in testa come squadra, però è molto serrata, tante nazioni attaccate, c'è la Lituania che sta andando molto bene, i giapponesi che sono i giapponesi e quindi vanno bene pure loro, c'è la Latvia, quindi c'è parecchia, è tutto da giocare domani, si può cambiare completamente. Vi salutiamo e forza Azzurri! Ale Azzurri! Ciao a tutti! Good morning to all. At 8 and 10 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, go. Inversion. Entro.
Siamo alla seconda giornata di questo mondiale, purtroppo stamattina ci siamo svegliati con un sacco di pioggia, le temperature si sono abbassate. I nostri ragazzi sono già al terzo turno, stanno andando bene e insomma speriamo che mantengano forti fin sera, soprattutto per la situazione climatica che purtroppo oggi li metterà a dura prova. 2, 1, go. Siamo al quinto turno di pesca, il nostro Francesco sta ancora prendendo un pesce, la sua scelta è eccezionale perché comunque sta utilizzando al quinto turno degli spum ancora voluminosi, anche se ha iniziato a piovere, sta insidiando ancora le trote sui primi strati d'acqua. Una regola diversa che c'è in questo mondiale e non c'è sulle nostre gare classiche è: nello switch il pesce lo chiami, lo puoi portare a guadino tranquillamente anche se sei fuori tempo ed è valido. Invece il pesce chiamato alla fine del turno, ok, devi portarlo a guadino prima che scada il gong. Ieri sera si parlava come mai il Giappone non è tra le prime. È una nazione molto forte perché tecnicamente riesce a capire lo strato d'acqua e utilizzare diverse esche. Dalla mia esperienza in questo lago in determinati periodi funzionano poche esche. L'Italia è bravissima perché comunque conosce il lago, però è molto brava perché ha capito subito quale esca utilizzare. Brava anche la Lettonia e la Lituania che anche loro hanno capito e quindi hanno concretizzato diverse catture. L'esca che è andata per la maggiore in questi 2 giorni è lo spoon di diverse grammature, utilizzata principalmente a recupero lento o medio nei primi strati d'acqua. Siamo 2-1 per Francesco, mancano 30 secondi dalla fine e sta pescando contro la Romania. 10, 5, 4, 3, 2, 1, end of session. Grande Fra. È un po' l'angolo della morte, a parte che le catture si sono veramente ridotte, cominciano a vincersi i sfidini con 2-3 pesci. Grande il nostro Franci, 2-0 contro la Ucraina. Vediamo Francesco che è super concentrato, accanto a lui c'è Davide Francia, un ottimo supporter tecnico. Oh, caspita, succede anche questo, dai. Abbiamo preso una finta trota, un crassetto. L'ultimo turno prima della pausa pranzo di 50 minuti. Se non erro siamo ancora in carica, a una penalità dai secondi. In vantaggio tra l'Ucraina e noi, per il momento siamo 2-0 per l'Italia. Per i primi 2 pesci li ha concretizzati con un crank piccolo. Eccolo qua, ha incannato la terza trota. È grande il nostro Francesco. Allora, vediamo cosa sta pescando. Sì, sta pescando ancora con un crank. La differenza tra Francesco e il ragazzo qua dell'Ucraina è proprio il tipo di recupero. Francesco sta recuperando un'esca molto piano. Ecco qua, Francesco ha trovato la pesca. Ah no, questa l'ha slamata. Francesco ha trovato la pesca. Francesco ora sta utilizzando la Kasumi, la Limited. Adesso non vedo se è al solid, ma dovrebbe essere la UL. Vi assicuro che le mani mie sono ghiacciate, quindi non voglio immaginare i ragazzi che stanno pescando. Appena abbiamo la classifica
vi aggiorneremo. 2 turni fa l'Italia era ancora prima, aveva una penalità dalla Lettonia, quindi comunque manteneva il primo posto. Questi ragazzi della Romania. Ragazzi dell'Ungheria, Lituania, Germania, la Repubblica Ceca e Belgio. Davide Francia sempre supporto del nostro grifo, l'Italia, Repubblica Ceca. Per ora sono 0-0, un minuto che è iniziato. Vi do l'aggiornamento in diretta. Al primo posto abbiamo l'Italia, secondo posto Bulgaria, terzo Lettonia, Lettonia quella Lituania, sì, Lettonia, quarto posto Giappone. Il Ceito che continua a far pesce, sempre col drift. Switch. 5, 4, 3, 2, 1, Cerco di darvi l'aggiornamento. Francesco sta vincendo 2-1, mi dice il giudice. Le trote qui in fondo sono molto difficili perché pizzicano veramente appena appena. Ricordo che siamo al 9° turno. Abbiamo già fatto lo switch, quindi ancora qualche minuto. Ecco che il nostro Francesco la trota. Ciao Flavio. Ecco qua, grande Francesco. Grande. Dicevo, grande Francesco. Che conduce 3-1 contro il Kazakistan. I nostri ragazzi al 9° turno sono ancora primi. Hallo, wir sind jetzt gerade in der Pause der Weltmeisterschaft, der 5. Weltmeisterschaft. Und die Leute müssen sich alle ein bisschen erholen, ein bisschen aufwärmen, etwas essen. Es war heute Morgen sehr viel Regen und sehr kalt. Auch die Fischerei war für uns sehr schwierig. Wir haben aber jetzt auch ein bisschen aufgeholt und haben ein paar Sachen rausbekommen. Alle wollen sich jetzt kurz erholen, eine kurze Pause machen, etwas essen. Und in der zweiten Hälfte hoffen wir, dass wir uns noch weiter nach oben arbeiten können. Wir sind aktuell auf dem 5. Platz und sind mit dem 9. Platz von gestern gestartet, sodass wir hoffen, ein doch ganz gutes Ergebnis zu erzielen. È uscita una giornata pazzesca, un sole che spacca le pietre, c'è un bel vento. La nostra Italia all'11° turno è ancora prima, con 2 penalità dalla seconda. Il nostro super Francesco Grifoni è super giornata, ha perso un sfidino solo e ha vinto tutte quante le altre. E speriamo che l'Italia mantenga ancora questa posizione fino alla fine. Alla fine di questa giornata poi sentiremo il nostro Francesco. Two minutes to the hand. 3, 2, 1, end of session. Si è appena concluso il campionato del mondo
Sono state 2 giorni, 2 prove molto difficili, tanto fresco che però già dal terzo-quarto turno si doveva insidiare con crenchettini e anche varie ondulanti anche di minor peso, però è andata bene, siamo campioni del mondo. Buonasera, siamo felicissimi di stare in compagnia di Matteoli per commentare questa vittoria, una vittoria della nazionale italiana che si è laureata campione del mondo. Tattini, Grifoni sul podio, cosa possiamo volere di più? Beh, direi niente di più, perché più di così potevamo fare primo, secondo e terzo nell'individuale, ma sarebbe stato anche un po' troppo, sinceramente. Direi primo e terzo nell'individuale, primi nella classifica squadre, per nazioni è la perfezione. Ci hanno fatto soffrire un po' quelli della Lettonia, che sono stati attaccati dietro a noi per tutta la giornata, una volta meglio, una volta peggio, una volta meglio, una volta peggio. Però, come ho già detto prima, negli ultimi 3 o 4 periodi l'abbiamo staccati fortemente, quindi bene, tutto molto bene. Io ringrazio gli atleti per questo grandissimo successo, ringrazio la federazione che ci ha ospitati, l'organizzazione impeccabile, Ivan Di Cesare, grazie e buona serata. Sindaco di Campri. Trofeo per l'Italia è consegnato dal presidente del CONI Abruzzo. Prego. Ecco il trofeo per l'Italia dal presidente del CONI Abruzzo Passacantano.